Ciao a tutti, oggi continuiamo con il nostro progetto. Negli scorsi tutorial abbiamo visto appunto come scaricare correttamente il progetto, come creare il packaging per poterlo provare sul nostro telefono, su Android o anche su Windows, su PC. Abbiamo correttamente diviso le squadre, abbiamo visto il metodo più rapido, veloce, pulito, nonché il più corretto per dividere le squadre senza l'utilizzo di un widget, quindi con un autobilanciamento. E oggi continuiamo appunto andando avanti e iniziando a mettere un po' a posto la lobby menu e a preparare tutto per il possibile timer, e iniziamo a vedere anche come trasferire i giocatori dalla mappa lobby alla mappa di gioco attraverso il seamless travel. Quindi prima di iniziare volevo fare una piccola specifica per quanto riguarda il video precedente. Abbiamo visto che è stato creato questa nuova mappa Start Game, che serve per iniziare il gioco, dove verranno proiettati tutti i nostri widget, video e tutte le introduzioni possibili al nostro gioco. Però attualmente ancora non ci serve, l'ho creato un po' diciamo troppo in anticipo, lo vedremo più avanti. L'abbiamo creata appunto per dividere le squadre in due blocchi ben definiti, cioè per dividere i giocatori in due blocchi ben definiti, cioè ogni giocatore corrisponde a una postazione. Questo, come abbiamo detto nello scorso tutorial, ci servirà più avanti quando avremo un pulsante che ci faccia unire diciamo le squadre. Al momento non lo abbiamo ancora perché stiamo entrando direttamente, stiamo utilizzando appunto il Play as Client invece che il standalone, e quindi questa mappa attualmente non ci serve, quindi potete eliminarla o tenerla. Io vi consiglio anche di tenerla perché la useremo da qui a breve. Però se vogliamo fare una piccola modifica migliorativa, appunto possiamo andare su modifica, impostazioni progetto, e su mappe e modalità possiamo andare di nuovo a cambiare la nostra mappa d'inizio, in modo che quando iniziamo siamo direttamente sulla lobby e non stiamo a perdere tempo a cercare mappe eccetera eccetera, che adesso non ci servono. Quindi torniamo qui e selezioniamo la nostra menu lobby. Fatto questo, che era solamente una piccola precisazione, dobbiamo anche ricordarci, se volete fare l'impacchettamento per provare la prima parte del gioco, cioè la divisione in squadre, di caricare correttamente le mappe durante il packaging, che è una fase che abbiamo visto nel primo tutorial, ma che va aggiornata costantemente in base alle mappe che aggiungiamo al nostro progetto. Quindi qui scriviamo maps. Mappe va bene, comunque siamo dentro confezionamento, elenco di mappe da includere in una build in pacchetto. E qui andiamo ad aggiungere le nostre mappe, altrimenti quando facciamo il packaging le mappe non verranno caricate e avremo degli errori. Quindi cosa dobbiamo inserire qui? Semplicemente i link alle nostre mappe. Quindi il link corretto lo prendiamo direttamente da qua, prendiamo tutto da Game, CTRL C, andiamo in impostazioni progetto e lo segniamo qui con uno slash. Alla fine dello slash ovviamente ci va il nome della nostra mappa, quindi map start game, map menu lobby, map gameplay e map test. Le dobbiamo caricare tutte. La map test in realtà potremmo anche non caricarla, non ci serve, in modo che poi non ci pesa nel gioco, quindi andremo a caricare queste tre. Quindi possiamo creare altri tre array, andiamo a copiare tutta la riga e andiamo ad inserire i nomi che ci servono. Quindi la prima sarà la map start game, dobbiamo cambiarla se vogliamo selezionarla, F2 per evidenziarla, CTRL C e CTRL V. Così facciamo per il resto delle mappe, quindi rimettiamo la start game così non ci dà problemi, F2, CTRL C, CTRL V, CTRL C e CTRL V.
Ok, detto questo possiamo ora andare avanti, quindi iniziamo a creare la nostra telecamera. Abbiamo detto che lavoreremo per il momento sul menu lobby. Nel scorso tutorial abbiamo già creato i punti di spawn, i tag per le varie squadre e ci siamo già portati avanti e abbiamo creato anche i punti di spawn per le nostre telecamere. Chi non avesse seguito, semplicemente abbiamo creato dei punti di spawn e andando qui su tags, nell'indice tags array dobbiamo andare a inserire il nostro nome. Quindi se vogliamo che la telecamera compaia in questo punto scriviamo team 01 e qua team 02, che ovviamente sono riferite ai player start relativi a team 02 e team 01. Ok, visto che li abbiamo già, andiamo a dare una sistemata alla mappa. Quindi prendiamo il primo player start che ci viene, che è relativo alla squadra 2 ma è indifferente, lo mettiamo in posizione 0. Qui possiamo andare a meno 1000, possiamo fare anche meno 1500, lo buttiamo proprio in fondo, meno 1300, ok. Lo giriamo nel senso verso l'altro giocatore, perché in realtà poi lo vedremo ripreso da questa telecamera, quindi di conseguenza i due giocatori e le due squadre non si vedranno. Quindi facciamo lo stesso, qui diamo 90, ok, quindi lo colleghiamo bene. Facciamo lo stesso per questo, che quindi lo mettiamo a 0, 1300 abbiamo detto in positivo, perché qui siamo nel lato opposto, quindi andiamo a meno, scusate, a 90, anzi questa è l'altezza, possiamo fare anche 92, anche di qui 92, ok, quindi non si incastra nel terreno, o potete farlo anche un pelino più alto lo stesso, e andiamo a girare il nostro giocatore, quindi qui andrà a meno 90 e questo qui giustamente è già a 90. Ok, adesso andiamo a posizionare altri player start, tanti quanti sono i giocatori che vogliamo far entrare. Noi abbiamo detto che faremo due squadre da due, perché il massimo che ci permette Unreal Engine appunto è di giocare con 4 giocatori. Quindi faremo due squadre da due. Selezioniamo il primo, possiamo fare CTRL D, lo andiamo a sistemare a 0 e possiamo spostarlo un po' più in qua, facciamo 150, ok, e di qui uguale, poi li sistemiamo, poi più squadre avete più ve li sistemate, nel senso non quello lì non è un problema. Ok, anche se non sono proprio precisi va bene lo stesso, mentre le telecamere che li devono riprendere li porteremo qui, grosso modo anche questa al centro, e la gireremo ovviamente nella direzione della squadra che deve essere ripresa. Quindi qui andremo a 90, qui andremo a 0 e meno 90. Ok, e adesso dovremo essere corretti. Non abbiamo ancora le telecamere, quindi attualmente i giocatori usano le telecamere proprie, ma le andiamo subito a creare. Quindi, prossima cosa che ci serve è andare nei nostri esplora contenuti, andare su characters, anzi andiamo su blueprint, su characters, qui creiamo una nuova cartella che possiamo chiamare blueprint cameras, e qui andiamo a creare la nostra telecamera per il menu. Quindi classe blueprint, andiamo a creare un personaggio perché abbiamo bisogno di utilizzare il player start, quindi ci serve una categoria, una classe da personaggio, altrimenti non ce la fa utilizzare. Quindi personaggio, blueprint, menu, camera, l'apriamo e andiamo a fisicamente inserirci una telecamera all'interno, non serve altro, quindi possiamo andare su mesh, aggiungi e prendiamo una camera normalissima, la chiamiamo menu camera.
Per il momento la lasciamo così, volendo la possiamo anche alzare un pochino, poi voglio dire l'inquadratura la facciamo dopo, l'unica cosa che andiamo a fare, cambiamo un pochino il campo di visuale in modo da appiattirla un pochino, siccome è un menu, poi qui va sempre a gusto personale, quindi scegliete voi come metterla, io generalmente la tengo a 60. Adesso quello che dobbiamo fare è portare questa telecamera in gioco, non basta trascinarla in campo, ma dobbiamo farla entrare all'interno di questi player start. Quindi per farlo dobbiamo lavorare su il nostro lobby game mode, che ce l'abbiamo già aperto, e dobbiamo creare, diciamo, un punto di spawn possibile. Quindi creiamo un custom event e lo chiamiamo server, perché lo andremo a replicare su server. Menu camera spawn. Per andarla a richiamare dobbiamo cercare tutti i player start che sono in campo per poterli filtrare in modo che la telecamera non abbia possibilità di spawnare dove vuole nei vari player start, deve comparire nel player start corretto come abbiamo fatto prima per i giocatori. Quindi torniamo in lobby game menu e cerchiamo get all actor of class with tag. E il tag non lo diamo noi adesso manuale, ma lo andiamo a ricercare, ad aggiungere in base alla squadra che viene inserita in campo. Quindi il tag verrà preso esternamente e lo andiamo a richiamare dalla tendina, diciamo, del custom event. Quindi una volta che abbiamo tutti gli attori dell'avvio, quindi dei player start, ne andiamo a scegliere uno random, in modo da filtrarli, o uno o l'altro uguale, poi decidiamo in base al tag, e dobbiamo sapere di preciso a quale posizione corrisponde quel player start. Quindi andiamo a cliccare get actor transform e qui abbiamo la posizione corretta. Adesso che abbiamo la posizione dobbiamo far spawnare la nostra telecamera, quindi spawn actor from class. Il personaggio che compare deve comparire ovviamente in questa posizione, quindi andiamo a riempire l'actor transform con il nostro spawn transform, e dobbiamo andare a cercare il menu camera, cioè dobbiamo far comparire la nostra camera. Quindi scriviamo menu camera. Dobbiamo dare possesso a questa telecamera, non possiamo ovviamente dare un possesso reale perché già lo deve possedere il giocatore, altrimenti non comparirà ben gioco. Quindi dobbiamo trasferire semplicemente la visuale da una telecamera all'altra. Quindi quando entreremo in gioco i giocatori vari avranno la propria telecamera normalmente posizionata dietro che li riprende, e noi dobbiamo trasferire la visuale da questa telecamera alla telecamera che li riprende frontalmente. Quindi per farlo dobbiamo usare un nodo che ci permetta di spostarci. Questo nodo lo andiamo a recuperare dal nostro controller, ovviamente quello corrente, in modo che ognuno possa vedere la telecamera in maniera indipendente. Quindi selezioniamo il nostro player controller, cerchiamo set view target with blend. La telecamera che deve ovviamente prendere possesso, come dicevamo, alla nostra telecamera che compare in gioco. Adesso per farla comparire effettivamente in gioco la dobbiamo collegare, perché altrimenti questo qui è un nodo totalmente inutile a sé se non lo mettiamo in campo. E il punto migliore secondo me per metterlo in campo
è quello lì dove decidiamo le squadre cosa devono fare, nel senso la divisione effettivamente in squadre, quindi quando compare il team 01, compare il giocatore team 01 e qui deve essere ripreso dalla telecamera team 01, quindi andiamo a prendere il nostro menu camera e lo inseriamo qui e ne inseriamo un altro anche per la squadra 2. Ovviamente più squadre avete più ne dovete inserire perché ogni squadra deve avere la propria telecamera e qui inseriamo manualmente il tag come abbiamo fatto in questo caso, quindi se sappiamo che abbiamo selezionato il team 01 ovviamente il giocatore deve avere il tag team 02 e la telecamera, scusate, team 01 e la telecamera ovviamente deve avere il tag relativo al team 01, quindi se lo selezioniamo andiamo su tags, lo possiamo copiare perché serve ovviamente identico altrimenti non funziona, copiamo CTRL C, torniamo su lobby, CTRL V, CTRL V e qui cambiamo con 2. Adesso per farlo funzionare dobbiamo attivare anche il View Blend attraverso il controller, quindi ci servirà un player controller personalizzato da inserire all'interno del nostro game mode e servirà solo per questo al momento, però lo dobbiamo creare, quindi andiamo su Frameworks, Blueprint Controller, qui possiamo fare direttamente una classe figlia, possiamo chiamarla lobby player controller, la possiamo andare a inserire all'interno del nostro game mode, quindi clicchiamo qui in alto su self e la andiamo a inserire su player controller class al posto di quella generica che avevamo. Questa non va cambiata, ok, quindi questa la lasciamo un attimo qui e questo default pawn class in realtà andrebbe rimosso perché appunto il nostro spawn è gestito dal nostro avampost login e dal player spawn, ok, quindi qui non serve e andiamo ad aggiungere come dicevamo il player controller, lo apriamo. Qui nella tendina dettagli scriviamo camera e andiamo a disattivare Auto Manage Active Camera Target. Ok, quindi facendo una prova, come vediamo funziona alla perfezione, la nostra telecamera riprende i vari giocatori che si inseriscono, come abbiamo detto, automaticamente senza una scelta da parte dell'utente, quindi il primo che entra va sulla squadra 1, il secondo nella squadra 2, il terzo entrerà nella squadra 1, il quarto entrerà nella squadra 2. Potete fare, come dicevo, più prove con i vostri personaggi che volete, quindi potete anche inserire al momento 4 giocatori e vedere che entreranno 2 verdi e 2 rossi. Io non lo faccio altrimenti la scheda video non regge, mi crasha e mi tocca appunto rifare tutto il video. Quindi andiamo avanti e la prossima cosa che voglio fare a questo punto è andare a provare a trasferire i giocatori dall'altra parte. Non facciamo ancora il timer, lo faremo nella prossima puntata, però intanto vediamo se funziona e se riusciamo a trasferirli attraverso il seamless travel. Quindi per farlo possiamo anche chiudere il controller che non ci serve più, come avete visto serviva solo per una spunta. Questo potete poi regolarlo voi come volete, qui avete il field of view, potete regolare l'altezza e per regolare la distanza io in realtà vi consiglio poi di farlo direttamente da qui, quindi come abbiamo visto eravamo molto lontani, possiamo avvicinarci un pochino, magari teniamo le stesse impostazioni, quindi questo qui iniziamo un attimino a spostare, possiamo metterlo a 75, anzi fare meno 75, così la telecamera vediamo di metterla nel mezzo, anche qui rimarrà nel mezzo e qui facciamo
meno 75 e 75, così dovremo essere tutte regolate. Come distanza appunto la decidete voi in base appunto a questo parametro. Ora facciamo una cosa comune tipo 700 e meno 700, così abbiamo delle visuali identiche e dovrebbe funzionare tutto bene. Ok, detto questo, questa pagina la possiamo un attimo chiudere, non ci serve più. Il player in game in realtà lo possiamo anche chiudere, quindi abbiamo visto che imposta solamente il materiale sul puntatore e ci dirigiamo alla lobby Game Mode per fare attivare il Seamless Travel. Quindi, prima cosa che dobbiamo fare è attivarlo fisicamente all'interno del Game Mode, quindi sotto la cartella Game Mode Use Seamless Travel, abilitato. E salviamo. Seconda cosa molto importante che dobbiamo fare è creare una mappa di transizione in modo che i dati non vengano persi tra il cambio di un punto all'altro, quindi da una mappa all'altro. Quindi entriamo dentro il nostro livello di mappa, possiamo anche metterlo dentro il livello del menu. Creiamo un quadro vuoto, poi in realtà dentro ci potrebbe stare anche una schermata di caricamento se perdiamo più tempo, ma al momento lo teniamo vuoto in modo che sia bello leggero. Quindi clicchiamo su livello, lo chiamiamo map less travel e per questo non dobbiamo fare altro. Salviamo tutto, torniamo su modifica, impostazioni del progetto, mappe modalità e la andiamo a inserire qui nella cartellina avanzate sotto mappe di transizione appunto. Quindi scriviamo Seamless Travel, ok, e qui abbiamo impostato già una buona parte del trasferimento, quindi abbiamo una mappa che ospita momentaneamente i dati di gioco e i giocatori per poi portarli nell'altra mappa e l'abbiamo già anche impostato attraverso il Game Mode. Sempre nel Game Mode possiamo farci un po' di spazio, dobbiamo andare a caricare la mappa di lì, quindi quando è finito il timer, che in questo caso utilizzeremo un semplicissimo delay, quindi tiro schiaccio D, mettiamo il tempo che vogliamo aspettare, per esempio 5 secondi per il momento, 5, 10, il tempo che ci mettete ad entrare in gioco. Comunque al momento non abbiamo ancora il pulsante per unire le squadre, quindi è tutto molto rapido, entrano direttamente, quindi 5 secondi sono sufficienti e poi dobbiamo trasferirli nell'altra mappa. Attenzione, non usiamo Open Level by Name perché ci serve lavorare bene in multiplayer. Scusate, stavo guardando ora che ho dimenticato di fare una cosa importantissima. Server, menu camera spawn va replicato. Ci siamo dimenticati prima di replicarlo, funzionava perché in realtà è replicato già nell'altro evento dentro server spawn perché viene richiamato da qui, però tecnicamente andrebbe replicato, ok? Quindi scusate un attimo l'interruzione, ma lo andiamo a replicare, affidabile. Ok, scusate, quindi riprendiamo subito Event Begin Play che avviene ovviamente dopo l'event post login, tempo di delay che poi verrà sostituito con il timer e andiamo a chiamare execute console command invece che open level by name e qui dobbiamo dargli un comando specifico in modo che vada bene, diciamo, per essere ascoltato anche dagli altri giocatori. Io me lo sono segnato un attimo qui così faccio prima e quindi dobbiamo scrivere server travel spazio il nome della nostra mappa, ok, map gameplay,
e importante, dobbiamo mettere listen compreso il punto interrogativo, che è il comando per dare ascolto, diciamo, alla sezione multiplayer e comunicare con il cliente, altrimenti questo non ci funziona. Poi altra cosa che dobbiamo fare è andare a gestire l'ingresso, perché qui adesso abbiamo un'uscita, i giocatori partono, escono dalla mappa lobby e vanno nella mappa gameplay. Dobbiamo gestire anche ovviamente l'ingresso nel gameplay, altrimenti comparirebbero in maniera casuale. Quindi andiamo nella nostra mappa gameplay, andiamo su, scusate che mi è saltato tutto, su impostazioni mondo, andiamo su il nostro game mode personalizzato apposta per il gameplay. Già che siamo qui andiamo anche a cambiare il nostro controller e andiamo anche a svuotare il nostro spawn di default del personaggio, perché lo vogliamo gestire come abbiamo gestito nella lobby in maniera manuale, quindi qui scriviamo non, qui andiamo un attimo sulla casellina del browser in modo che ci porta nei nostri controller e creiamo un altro controller. Ok, quindi sempre da quello principale creiamo un figlio e lo chiamiamo gameplay player controller. Questo lo andiamo ad inserire come dicevamo nella nostra gameplay game mode. Possiamo anche già salvare, possiamo un attimino aprirlo e quello che dobbiamo fare è semplicemente invertire il view blend della telecamera in modo da poter poi utilizzare il personaggio, altrimenti rimane bloccato sulla telecamera precedente. Quindi qui scriviamo camera e andiamo ad attivare l'auto manager, che è già attivo perché siamo ripartiti con un child da zero, quindi ce lo dà già a posto. Infatti se noi vediamo l'altro player controller, invece se scriviamo camera lo troviamo disattivato. Ok, con questo non dobbiamo fare altro, quindi siamo già a posto. Apriamo il nostro game mode e qui andiamo a gestire adesso il nostro ingresso in gioco. Allora, per farlo possiamo già cancellare tutto, andare a cercare il nodo handle starting new player, che è un nodo creato apposta per la gestione dei giocatori che entrano da altre mappe, quindi il computer sa già a quale controller appartiene e da qui lo possiamo trasferire. Come vedete ha già un suo pin new player, che possiamo andare a promuovere a variabile come current player controller. Lo andiamo a validare come prima cosa, altrimenti poi ci dà problemi, non ce lo fa usare, quindi is valid. E una volta che è valido dobbiamo andare a chiamare di nuovo la nostra variabile che abbiamo creato all'interno del nostro game instance, credo lo scorso tutorial, quindi se non l'avete visto andatevi a vedere quella parte, perché questa è una variabile molto importante che tiene traccia sia di chi è appena entrato, quindi del giocatore reale corrente che sta giocando, e tiene traccia anche della squadra a cui appartiene. Quindi scriviamo get game instance, andiamo a chiamare la nostra game instance personalizzata e da qui andiamo appunto a recuperare la nostra variabile, quindi get player team. Andiamo a validare anche la nostra game instance, altrimenti come dicevo prima ci potrebbe dare errore, e andiamo
a cercare appunto il giocatore che entra, che deve sapere dove andare a posizionarsi nei player start che abbiamo creato prima. Anche questa fase, per chi non avesse seguito la puntata precedente, diciamo, quando abbiamo creato i player start per i giocatori nella lobby, ovviamente li abbiamo creati anche per la mappa di destinazione, cioè la mappa di gioco. Quindi torniamo al nostro gameplay. Qui dobbiamo quindi cercare il nostro giocatore che entra, che sappiamo già chi è perché ne arriva già dall'altra mappa, come dicevamo, e quindi andiamo a di nuovo chiamare il nostro player state e a cercare il nostro unique id, quindi il nostro id del giocatore. Attraverso questi dati adesso posso andare a richiamare il giocatore corretto. Quindi tiriamo da player team e dalla variabile e andiamo a cercare find relativo alla mappa, e quello che troviamo deve essere relativo anche al giocatore, quindi in questo modo abbiamo, diciamo, il dato completo. Questo dato ora deve essere trasferito nella nostra ricerca del player start, che adesso l'andremo a creare. Quindi creiamo un nuovo custom event, lo chiamiamo anche questo server perché lo replicheremo su server, e lo chiamiamo player spawn. Non avremo bisogno poi dello spawn della telecamera, come dicevamo, perché ogni personaggio avrà la propria telecamera e saremo proprio effettivamente in partita. Qui come abbiamo fatto prima andiamo su input più e cerchiamo la nostra variabile, scusate, la nostra enumerazione relativa alle squadre. Qui scriviamo teams, anche questa l'abbiamo creata nella puntata precedente, perché non avesse seguito andatevela a vedere, perché ci sono un mucchio di informazioni utili. E qui abbiamo il nostro dato, la nostra enumerazione. Da qui possiamo agire, diciamo, un po' come abbiamo fatto in questa fase, quindi volendo possiamo anche andare a copiare forse tutta questa zona. Direi che potremmo copiare praticamente tutto, escludendo appunto la telecamera. Copiamo anche questo. Ok, potevamo copiare forse tutto, anche il custom event, ma diciamo che va bene così. Quindi il nostro teams lo colleghiamo, poi me l'aggiusto dopo a livello grafico, diciamo, e dovremo averci tutto. Quindi se il giocatore quando entra trova il player start con il tag team 01 andrà nel team 01, team 02 andrà nel team 02, e qua possiamo salvare la variabile che l'abbiamo importata ma non ce l'avevamo, quindi avremo qui la nostra variabile e dovremo essere pronti, credo, forse per fare una prova. Ok, quindi ricapitoliamo tutto da zero, poi taglio un secondo perché per fare una prova devo ripartire da zero, perché c'è il rischio che mi salti tutta la registrazione. Però prima facciamo un veloce riepilogo. Quindi event on post login, creiamo un team balance. Dal team balance decidiamo quale giocatore deve comparire e in quale punto attraverso i player spawn con il tag. Da qui viene poi generato un timer. Al momento abbiamo solo un delay, ma poi verrà generato un timer che ci trasferisce nella nostra mappa di gioco. Una volta arrivati nella mappa di gioco, appunto abbiamo la gestione manuale del giocatore, quindi dobbiamo sapere dove andrà ad inserirsi, in quale player start andrà ad inserirsi. Verrà tutto calcolato all'interno di questo custom event, che gli dirà: se sei squadra 1 inserisciti in questo punto, altrimenti in quest'altro punto, cioè nei player start con questi due tag.
e il tutto, quindi il giocatore che abbiamo selezionato, che sappiamo essere entrato, dovrà andare a mettersi in questa posizione, quindi il nostro find entra nella squadra, nella nostra enumerazione, e qui adesso dovremo essere completi e siamo pronti per fare una piccola prova. Quindi andiamo su la nostra mappa corretta, andiamo su map menu levels, iniziamo non dalla start game perché abbiamo detto che per il momento la escludiamo, iniziamo direttamente dalla nostra menu lobby. Ok, clicchiamo play. La telecamera parte correttamente, quindi i nostri giocatori vengono inquadrati frontalmente, aspettiamo i 5 secondi di delay e veniamo trasferiti, come vediamo, correttamente. Il giocatore verde è nella postazione verde, può muoversi, e il giocatore rosso è nella squadra rossa, nel lato rosso, e può muoversi. Qui le telecamere ognuno ha la propria, quindi all'inizio ovviamente compariremo un po' sfasati, sarà un po' da regolare, ma diciamo che la telecamera corretta è questa. Volendo si può dare una telecamera d'inizio che inquadra dall'alto, poi si posiziona, insomma quelle lì sono tutte cose che poi vedremo più avanti o ve le gestirete come meglio credete. Quindi per questa puntata, per questo tutorial, io chiuderei qui perché poi passiamo direttamente al timer, non per cattiveria, ma preferisco fare un tutorial separato in modo da avere appunto le cose divise corrette senza fare troppa confusione. Quindi ci vediamo nel prossimo video in cui faremo il timer, e poi andremo, una volta fatto il timer, che comunque richiederà un po' di tempo, a sistemare un pochino il menu in modo da renderlo un po' più bello. Una volta fatto quello potremo andare a vedere per esempio come passare, inserire questo pulsante per unire le due squadre, quindi giocare effettivamente online. Quindi inizieremo con standalone per poi trasferirsi entrambi nella stessa mappa. Potremo andare a vedere per esempio come cambiare il nostro personaggio in due modi: potremmo cambiare direttamente tutta la mesh o cambiare il personaggio in maniera modulare, quindi a pezzi, cambiare la testa, il busto, le gambe. Ora vediamo un po' come gestirla. Comunque questi saranno i prossimi punti, quindi se vi fa piacere proseguire, mi raccomando, seguite la pagina, se vi fa piacere mettete anche un like, un mi piace, in modo da rimanere comunque aggiornati e proseguire nel percorso correttamente, senza perdervi nulla. Quindi non aggiungo altro, mi sto dilungando troppo, ci vediamo alla prossima, grazie ancora per aver visualizzato, a presto.